Allora, tra i vostri prodotti non si può non citare lo spremiagrumi, che io nelle domande ho scritto Juice, ma perché ormai è diventato di famiglia Lo so, praticamente. no, ma lo so, è diventato insomma, amico un po' di tutti. Esatto. E ci puoi raccontare un po' il suo processo produttivo? Certo, certo, certo. Tra l'altro l'ho preso qua così almeno lo possiamo Sì, vedere. sì, sì, sì. E, Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce ah, l'abbiamo. va, oh, ma basta. Allora. Dai, vai, 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 tieni, tieni. No, allora partirei col dire come è nato, che è molto, molto singolare. Il disegno risale al 1988 di Philip Stark e stiamo parlando di una delle icone più celebri di Alessi. Ma la cosa simpatica è che Alberto a quel tempo aveva mandato un briefing per un vassoio a Stark. Stark è sparito per mesi e mesi, non si è più fatto sentire, salvo un giorno inviare ad Alberto, a quei tempi non c'era l'email, una lettera con una tovaglietta di una pizzeria in cui lui era in vacanza in Italia e sostanzialmente sulla tovaglietta di questa pizzeria lui ha iniziato a schizzare questi mostriciattoli, queste specie di mostri marini. Poi ci sono state molte interpretazioni sull'origine della forma, ma sostanzialmente Stark ha mandato questa provocazione ad Alberto che gli ha chiesto un vassoio e lui ha risposto con una specie di spremiagrumi. Ma in quel momento lì Alberto, invece che insistere per il suo vassoio, ha colto il potenziale dell'idea geniale di Stark e così ha indagato con lui questo simpatico personaggio dei paesaggi domestici di molte persone che ha creato insomma un bello scompiglio, nel senso che è un oggetto che mette un po' in crisi come dire, i dogmi del rapporto forma e funzione. È un oggetto che ha sorpreso a livello, come dire, tanto estetico quanto funzionale, perché, come dire, è abbastanza inaspettato. Insomma, ed è uno di quei prodotti Alessi che è presente in tantissimi musei. A me piace dire che è più bravo a spremere le menti e i cervelli e le discussioni, come diceva Stark, che non magari gli agrumi, no? Qualche piccolo difettino È lo vero. riconosciamo dopo 30 anni, ce l'ha, però la sua missione non era quella, la sua missione era porre, come dire, un tema critico e stimolare il pensiero. E poi soprattutto anche ogni tanto quando ci penso mi viene da dire che questo oggetto è un po' come il sogno di uno strumento, quale uno spremilimoni che desidera e sogna di diventare una scultura. Ecco, lui in qualche modo ce l'ha Ce fatta. l'ha fatta, sì, 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 sì. Sì, allora, è vero che questo è uno di quei prodotti che sì, non è esattamente funzionale al 100%, ma letteralmente è uno di quei prodotti che non puoi non avere in casa. Mm. Questo, anche io quando chiacchiero, cioè, è così. Non è la cosa più funzionale del mondo, però è quel prodotto che ti arreda la casa ed è... Non dico che è indispensabile perché no, però è uno di quei prodotti che ha fatto la storia del design. Per una persona appassionata di design non puoi non averlo in casa, cioè così proprio. Sì, sì. Ed no, è un oggetto veramente particolare, è forte, E diciamo che ha saputo farsi strada. non vorrei dire una cavolata, ma è un po' diventato il simbolo di Alessi, oltre al logo classico, ma si è quasi trasformato nel simbolo di Alessi. Sì, diciamo che è stato così dirompente, così celebre, che inevitabilmente è diventato un riferimento, nel senso che guardando questo oggetto, immediatamente viene fuori l'identità del nostro marchio e lui ha preso un po' la bandiera, senza che fosse stata pilotata, però la sua celebrità, insomma, la sua popolarità l'ha portato a rappresentarci sicuramente. Ok. E anche lui è una bella sfida tecnica. Esatto, esatto, raccontaci un po' questo. Esatto, sostanzialmente questo prodotto qui è fatto in presso fusione di alluminio e la particolarità è proprio ottenere questa forma che ha delle masse molto differenti e con dei sottosquadra importanti. Infatti lo stampo è parecchio complesso nella concezione, insomma, ci è voluto un po' per metterlo a punto bene. È uno stampo con tre carrelli e ha due punti di iniezione sulle zampe in fondo. E la complessità più grande è sicuramente riuscire a trovare il bilanciamento tra
lo stampare queste esili zampe molto lunghe e questa testona invece con una massa importante, perché ovviamente abbiamo dei tempi di raffreddamento molto diversi, lo stampo deve stare in macchina più a lungo, questo stressa lo stampo perché c'è molta temperatura ovviamente nella parte superiore, ritiri, insomma, anche qui ci sono dei trucchi del mestiere perché non è scontato tirar fuori questa forma. Viene fatto, non so se si può dire, ma viene fatto sottovuoto oppure avete dei punti in cui l'aria va a posizionarsi? Allora, guarda, mi hanno detto i tecnici perché mi sono confrontato di dire quello che ti ho detto, ma non Ah, posso ok, 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 rivelare no, 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 tanto no, di più. non diciamo nulla, no, 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 va bene, a Guarda, posto, a mi posto. devi scusare, No, no, ma però è questo il bello, nel senso ci sono comunque delle cose che si possono raccontare e altre cose sono i segreti del mestiere, quindi bravissimo. va bene, va benissimo, Segreti di benissimo. fabbrica. Esatto, esatto. Ci sono degli accorgimenti, ma mi hanno detto meglio se li teniamo segreti. Va bene, non importa, meglio così, Creiamo ok? un po' di mistero. Esatto, 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 esatto. Però già il fatto che ci sia uno stampo in tre parti è qualcosa di straordinario, eh. Quindi già la complessità di quello è... Infatti, non so se poi avrai modo magari di caricare un'immagine, ma lo stampo stesso per me è un'opera d'arte, Sì, proprio anche visivamente parlando racconta tantissimo. sì, 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 Sembra sì, sì. quasi un guscio un po' alieno, no? Da cui esce Esatto, esatto, questa esatto, esatto. figura. No, allora, alcune immagini cioè, si trovano, alcune immagini dello stampo ed effettivamente guardandolo, cioè, per chi conosce un po' gli stampi ti rendi immediatamente conto che ci sono dei punti che o lo fai così o non lo fai praticamente. Cioè, No, non riesco. neanche in rotazione, cioè sì, in rotazionale magari sì, ma ti sarebbe costato una follia. E in presso fusione è la scelta migliore, ma lo stampo deve essere progettato in una maniera eccezionale. Sì. E richiede, questo te lo posso dire, molta manutenzione e purtroppo deve essere rifatto spesso perché è così stressato che Si purtroppo dopo rovina. un po' sì, 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 bisogna rifare. sì. Sì, sì, bisogna rettificarlo. Sì, Esatto. lo immaginavo che fosse così. Una cosa che non so se è possibile rispondere, perché non in Zama? Allora, secondo me ci sono più motivazioni. Io ovviamente al tempo ero nato da poco, per cui non ho partecipato alle riunioni, però secondo me ci sono due motivi. Uno un po' magari il pregio del materiale in sé, nel senso c'era un fascino di Stark probabilmente per l'alluminio, e dall'altro la fragilità della zama. Con una gamba così esile sarebbe facilissimo spezzarla. Il primo, come dire, incidente, la prima caduta rischiava veramente di rimanere un po' Direi. mocca. Ok, Credo ok. che principalmente sia per quello.